Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi e di condividere il video. Il sostegno di ognuno di voi fa davvero la differenza. Oggi, i corridoi dello showbiz sussurrano più forte del solito, e al centro di tutto tornano loro, Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu. Una coppia inseguita da voci di crisi fin dal primo giorno, che ora si ritrova in una nuova tempesta di indiscrezioni. Secondo chi dice di averli ascoltati da vicino, Mert avrebbe confidato in una conversazione privata una frase destinata a dividere l'opinione pubblica: questa storia non finisce se non lo decido io. L'ultima parola è mia. Parole pesanti, nate, secondo alcuni, come risposta a certe mosse recenti di Afra, che avrebbero colpito nel vivo l'orgoglio e i sentimenti dell'attore. La loro relazione non è mai stata una strada dritta. Crescita professionale, set, viaggi all'estero, nuove offerte, e quei momenti in cui ci si interroga sul futuro. Li abbiamo visti negare rotture, ridere alle domande più invadenti, accennare a sogni condivisi e, in qualche occasione, lasciar scivolare tra le righe un'idea di impegno più serio. Le illazioni su un fidanzamento tenuto lontano dai riflettori si sono rincorse a lungo, ma quello che è emerso negli ultimi giorni ha reso tutto più confuso. Perché se da una parte Mert non ha mai nascosto la profondità del suo sentimento, dall'altra, chi gli è stato accanto nelle ultime settimane racconta di discussioni ripetute e di un tono più freddo, come se lo spazio tra loro si fosse allargato senza che nessuno dei due lo volesse davvero. Agli amici, Mert avrebbe confidato un pensiero che suona come una promessa e insieme come una dichiarazione di controllo: siamo insieme da anni. Se un giorno dovremo decidere, lo faremo guardandoci negli occhi. Ma questa storia finisce solo quando sarò io a fare un passo indietro. Una linea netta, quasi un confine. Dall'altra parte c'è il silenzio di Afra. Nessuna parola in pubblico, nessun messaggio in codice, nessuna frase a metà per alimentare il mistero. Ha scelto di tacere, di tenere aperti i propri spazi, di concentrarsi su set e sceneggiature. Chi la frequenta giura che preferisca la discrezione e che, in questo momento, voglia soprattutto proteggere ciò che è suo, senza farsi trascinare nel vortice di interpretazioni che i social conoscono benissimo. E proprio i social si sono divisi. C'è chi vede in Mert e Afra la coppia perfetta, quella sintonia rara che resiste a tutto, e chiede al destino di riportarli al loro equilibrio. E c'è chi sta dalla parte di Afra, sostenendo la sua necessità di non sentirsi vincolata da nessuno, di scegliere i propri tempi e i propri confini, persino dentro una grande storia d'amore. Poi, come se non bastasse, è arrivata una nuova fuga di notizie. Secondo alcuni, Mert avrebbe maturato la decisione di chiudere. Un passo doloroso, che molti interpretano come il segno di un temporale emotivo già iniziato da tempo, di notti corte e pensieri lunghi, di una lotta interiore tra ciò che si desidera e ciò che si ritiene giusto. Per Mert, Afra non è mai stata soltanto una compagna. È il filo rosso che unisce progetti, sacrifici e rinunce. C'è chi giura che, davanti a un ruolo di prestigio da girare lontano per mesi, lui abbia avuto il riflesso di chiedersi non dove andasse la sua carriera, ma dove andasse la loro vita. Ed è per questo che ogni voce di rottura lo trafigge. Dall'altra parte, Afra sta attraversando un periodo in cui tutto diventa materia viva, nuove proposte, copioni importanti, incontri creativi, un'agenda che non le lascia respiro. Alle amiche ripete spesso che le serve fiato, che non ogni stagione della vita necessita di scelte irrevocabili, che non bisogna avere fretta quando il futuro è più grande ancora da scrivere. Al centro di tutto, pare ci sia la discussione che ogni coppia prima o poi affronta: cosa diventeremo? C'è chi parla di prospettive diverse sul tema famiglia, di opportunità internazionali che tieni o lasci, di rotte che si incrociano ma poi prendono velocità diversa. Mert viene descritto come più orientato alla relazione, al quotidiano protetto, ha una casa che profumi di stabilità, Afra come una donna che ha fatto della propria indipendenza una forza, che difende il tempo per sé, che non vuole che l'amore diventi una gabbia. Quando le energie si scontrano così, la tensione può nascere anche da una parola sbagliata o da un silenzio allungato oltre il necessario. I paparazzi, nel frattempo, non li incrociano insieme da un pezzo. Nessen red carpet mano nella mano,
nessuna cena che finisca su un profilo, nessuna foto rubata a un semaforo. E c'è chi giura che dietro questa assenza si nasconda una guerra fredda fatta di messaggi tardivi, di telefonate rimandate, di appuntamenti saltati. Si oppone a questo quadro una frase attribuita a Mert, che qualcuno ricorda come una promessa: non molleremo. Parole che per molti sono ancora un faro, il segno che una tregua sia sempre dietro l'angolo quando due persone si siedono davvero a parlarsi. Gli amici, quelli che hanno vissuto i loro anniversari e le loro crisi, insistono su un punto: al di là di ciò che scivola in rete, tra Mert e Afra c'è un legame che ha radici profonde. Ogni volta che si ritrovano, il ghiaccio si scioglie, la voce cambia, l'aria si fa di nuovo respirabile. Si racconta di serate finite tardi, con una tazza di tè a raffreddarsi su un tavolo mentre loro due, senza telecamere, smontano una alla volta le corazze. Per questo, dicono i più vicini, non bisognerebbe correre alle sentenze. La verità potrebbe essere in quell'angolo in cui i sentimenti faticano, ma non cedono. Intanto, nell'ombra, prende forma un'altra ipotesi: i due starebbero preparando una dichiarazione pubblica per chiudere il cerchio di congetture. Una nota congiunta, forse. O magari due messaggi separati, asciutti e gentili, come sanno fare quando non vogliono ferire. La domanda che tiene tutti appesi è sempre la stessa: sarà la conferma di un ritorno, o un saluto definitivo? In entrambi i casi, sarebbe una svolta. Perché vorrebbe dire che i sospiri e i bisbigli lasciano spazio a una realtà chiara, con cui fare i conti davanti a milioni di occhi. Chi conosce Mert lo racconta combattuto ma puro nel suo istinto. Per lui, Afra ha significato dire di no a qualcosa di luccicante, scegliere una sera libera quando il set lo reclamava, mettere la persona prima del personaggio. Se davvero ha pensato di allontanarsi, lo ha fatto come chi difende ciò che ama tentando l'ultima mossa per non distruggersi a vicenda. Afra, dal canto suo, cammina su un filo sottile: l'amore per Mert e la necessità di restare fedele a se stessa. Di notte, confidano alcune amiche, le capita di dire che la forza che tutti le attribuiscono è reale, ma che a volte vorrebbe soltanto spegnere il telefono e sparire per un paio d'ore, farsi piccola e respirare piano. I ricordi comuni sono il magnete che li riporta allo stesso centro. Viaggi improvvisati, strade sconosciute, risate dopo un ciak andato storto. Si mormora che Mert tenga ancora nella galleria del telefono foto di Afra scattate senza pose, con i capelli scompigliati e gli occhi che ridono. E c'è chi assicura che Afra, nelle sere più silenziose, ascolti ancora vecchi messaggi vocali di lui, come fosse un rito per addormentarsi. Sono gesti che raccontano più di 1000 interviste e che dicono una cosa semplice: quando una storia è vera, non la si cancella con un click. Eppure, proprio dietro queste tenerezze, si apre il bivio. O ne usciranno più forti, con nuove regole, con confini rispettati e una fiducia rinnovata, oppure sceglieranno la via più dolorosa: separarsi nel pieno del successo, sapendo che si porteranno addosso il segno l'uno dell'altra. Le parole attribuite a Mert: questa storia non finisce se non lo decido io, hanno spaccato in due il pubblico. C'è chi le trova romantiche, l'urlo di chi non vuole arrendersi, e chi le legge come un'ombra di controllo. La sola cosa chiara è che lui non vuole perdere Afra. E che lei non intende farsi perdere di vista da se stessa. La fama, poi, non è uno sfondo neutro. Ogni dettaglio si ingigantisce, ogni incomprensione rimbomba, ogni esitazione diventa interpretazione. Quello che in una coppia comune si risolve con una carezza e un caffè, per loro diventa titolo, trend, opinione. È un muro invisibile, fatto di domande che non hai il tempo di spegnere. E in quel muro, Mert e Afra si ritrovano a cercare varchi, provando a tenere il mondo fuori e il sentimento dentro. Forse per questo da settimane scelgono il basso profilo, meno apparizioni, meno parole, più attesa. Come se stessero costruendo, lontano dagli sguardi, l'unica risposta che conti davvero. Arriviamo così al punto in cui tutto potrebbe accadere. Una riconciliazione annunciata con una foto semplice, una mano che afferra l'altra. Oppure due strade che si dividono con rispetto, con una gratitudine che non cancella il dolore. Qualunque sia l'esito, chi li conosce scommette che non vedremo colpi bassi, ma una maturità rara.
Perché Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu, nel bene e nel male, hanno sempre provato a proteggere ciò che per loro è sacro, l'intimità. E se davvero stanno per parlare, lo faranno scegliendo parole che non feriscano, ma che mettano un punto fermo. Di certo, quel punto non cancellerà la storia che hanno scritto fin qui. Rimarranno i loro luoghi, le canzoni, le prime volte, i ritorni. Rimarrà la forza di un sentimento che li ha migliorati, e la consapevolezza che l'amore, a volte, è anche sapersi lasciare andare o restare con più coraggio. Fino a quando non avremo risposte, restano le domande, i battiti accelerati, i tifosi dell'una o dell'altra visione. E resta, sopra ogni cosa, la speranza che due persone così, se ancora si cercano, trovino il modo più gentile per farlo. Grazie per essere stati con noi su Turkey News Magazine. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e condividetelo, ci rivediamo presto con nuovi aggiornamenti e, chissà, con la verità che tutti stiamo aspettando.